Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi tutorial dedicato di nuovo ai Pokémon. Credo che ne creerò una playlist, quindi fatemi sapere nei commenti se volete un Pokémon in particolare da scolpire. Oggi vediamo come ho creato questo Gengar, quali sono i vari passaggi. Inizialmente vi faccio vedere un breve timelapse dove vedete tutta la realizzazione di questo oggetto e poi ci soffermiamo per analizzare nello specifico quali sono tutti gli strumenti, le luci e gli effetti che ho utilizzato. Non mi resta che ricordarti di mettere un like se questo contenuto ti piace, commentare se vuoi un video in particolare, iscriverti e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Via col timelapse. Eccoci qui, spero che il timelapse sia stato gradito. Adesso vi spiego brevemente quali sono i vari passaggi, come ho effettuato i tagli, quali sono le luci e gli effetti applicati per creare questo Gengar. Allora, intanto analizziamo il metodo per spostarsi all'interno del nostro spazio. Io tramite la funzione fotocamera ho in maniera alternata attivata la piattaforma girevole o il trackball. Questo mi è stato utile nella realizzazione simmetrica della silhouette inizialmente, poi ho utilizzato la piattaforma girevole. Mentre per quanto riguarda i tagli, quindi quando sono andato a realizzare i tagli precisi sopra i miei cilindri, ho utilizzato la funzione ortografica. Questa mi dà la possibilità di essere più preciso e tramite anche la griglia, che in questo momento non è attiva ma potete attivare tramite il tasto impostazioni, o avevo anche una reference per quanto riguarda le linee di sfondo, quindi sono riuscito a effettuare i tagli in maniera super precisa. Dopodiché mi sono spostato su prospettiva per continuare la lavorazione. Analizziamo quali sono le varie masse che ho utilizzato. Per la silhouette ovviamente una sfera, non ho fatto altro che utilizzare con la simmetria abilitata lo strumento sposta, così facendo ho potuto avere degli arti identici sia a destra che a sinistra, e tramite
la visione trackball mi sono potuto girare in maniera più accurata attorno alla mia silhouette, ok? Dopodiché, per effettuare i tagli della bocca e degli occhi ho usato dei cilindri, quindi li ho sezionati tramite lo strumento rifila o tramite lo strumento dividi, potete decidere voi. Quindi ho effettuato il taglio dei miei oggetti, poi li ho inseriti all'interno della silhouette. L'oggetto che serve per fare il taglio è stato reso invisibile e poi tramite un remesh ho ottenuto quindi il taglio sulla mia silhouette. Per realizzare invece gli occhi e i denti ho inserito un'altra sfera all'interno della mia silhouette, questo per poter avere un riempimento in maniera omogenea da tutte le prospettive. Ovviamente non avrei potuto utilizzare un altro cilindro sezionato per i denti, altrimenti sarebbero stati piatti, quindi ho utilizzato una sfera. Ho aggiunto la sfera all'interno della mia silhouette, l'ho sezionata inizialmente in due parti, quindi superiore e inferiore. Quella superiore ha riempito gli occhi e in seguito poi li ho anche accesi tramite la funzione additivo, e invece nella parte inferiore ho sezionato un quarto e poi tramite la funzione dividi ho diviso i vari denti e poi li ho leggermente spostati per avere la spaziatura dei denti. Per essere il più preciso possibile, una volta fatto questo, semplicemente dalla funzione simmetria, utilizzando il metodo mondo da destra a sinistra, poi ho ricreato il dente anche sulla parte sinistra del volto, in modo tale da avere la dentatura posizionata in maniera simmetrica. Per quanto riguarda invece gli occhi, ovviamente ho utilizzato la parte superiore di sfondo e poi ho aggiunto le pupille tramite un'altra sfera. L'ho sezionata, la parte inferiore ovviamente l'ho colorata di nero, un nero più opaco, mentre la parte superiore tramite la funzione materia mi sono spostato da opaco ad additivo e ho attivato sempre non illuminato. Ovviamente è già luminescente, ma poi quando andremo a attivare anche il bagliore tramite il menu del post processing avremo ancora più illuminazione. Ho utilizzato questo tipo di effetto anche per realizzare la base illuminata. Per quanto riguarda le luci, ho utilizzato degli spot, ho tolto la luce ambientale in modo tale che fosse tutto scuro e ho illuminato il mio oggetto solo tramite le luci spot. Disattivo sempre l'ombra, perché altrimenti quando abbiamo delle immagini un po' troppo complesse si creano troppe ombre e viene un po' confusionario. Quindi se voglio delle ombre specifiche lo attivo in seguito, ma io genericamente le uso senza. Per quanto riguarda invece questa massa che dovrebbe ricordare dell'energia, ho semplicemente utilizzato una sfera, l'ho modellata e l'ho tirata tramite lo strumento trascina e dopodiché l'ho resa trasparente. L'ho fatto tramite la funzione additiva. Ho utilizzato una colorazione con un disturbo minimo e una metallicità a 0,60. Il colore è all'incirca un violetto. Tramite la funzione additiva poi ho messo pochissima opacità e il massimo di riflettenza. Questo mi ha permesso di avere un'immagine, una massa, scusate. Questo mi ha dato la possibilità di avere una massa trasparente che poi, una volta colpita dal nostro raggio di luce, si illumina, mentre le parti che non vengono colpite dalla luce rimangono trasparenti. Per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un like, commentare se volete un video in particolare, iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi video.